Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, parliamo anche del nostro Napoli, intervista fatta sul canale YouTube appunto della nostra squadra per quanto riguarda Nathan, un'intervista stupenda, andiamo a vedere un attimo per sommi capi cosa ha detto il nostro difensore centrale galvanizzato dalla piazza, ha sposato Napoli sin dal primo momento, poi vedremo cosa ha detto nell'intervista e analizziamo un attimo questa situazione Osimhen che incalza sui social, problemi familiari, il tendine del ginocchio, quanto è l'infortunio, come quanto resterà fuori. Ci sono ancora delle cose da capire. Prima di cominciare, ovviamente, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se avete qualche notizia in più, discorriamola appunto nella sezione qui sotto. Iscrivetevi al canale per chi non l'ha ancora fatto, attivando la campanella così restate aggiornati sui contenuti. Partiamo da Osimhen e andiamo all'intervista di Nathan. Allora, non si sa appunto come sia andato a finire il dialogo tra il Napoli e la Nigeria. Staff medici comunque che credo si siano sentiti ripetutamente sulle condizioni del calciatore. Si parla di un infortunio al bicipite femorale. Ci può essere un interessamento al tendine del ginocchio. È stata fatta una risonanza magnetica, ma i fatti ad oggi ancora non sono chiari. Nel caso dovesse esserci l'interessamento a un tendine del ginocchio, almeno a quanto ho letto per tempi di recupero ed infortuni simili, se ne potrebbero passare anche 2 mesi e mezzo barra 3. Quindi rivedremo Osimhen dopo la Coppa d'Africa. Mi fascio la testa? Un tantino sì, perché per le opzioni che vuole esternare comunque Garcia a livello di calcio in campo, ogni tanto che ha le sue idee, Osimhen diventa fondamentale perché fa il reparto da solo. Da un altro punto di vista, uh, non la faccio così drammatica perché hai Raspadori finalmente da poter provare al centro dell'attacco, dove a mio avviso è il suo ruolo, al di là di cosa ha detto la Gazzetta sulla pagella di ieri, perché la Gazzetta ha detto come è stato spostato a sinistra, è cambiata la partita, assolutamente no. E poi c'è il solito Simeone. Abbiamo un tantino di sicurezza in quel reparto e poi c'è la situazione familiare. Il cognato di Osimhen che si scaglia contro il calciatore del Napoli, dice tu sei malvagio, eh, avevamo chiesto solo una parcella nel trasferimento da Lille al Napoli. Io credo che Osimhen non gli abbia dato niente, quindi ci sono questi problemi familiari dove però si parla anche di maltrattamenti, mi hai mandato la polizia a casa a picchiare tua sorella, eccetera, eccetera. Adesso io non... a parte che non sono buono a fare gossip perché non è assolutamente il campo dove voglio girarmi. Poi bisogna vedere quanto sono gonfiate le notizie e quanto c'è di vero dietro a un'affermazione così del cognato appunto di Osimhen, nel caso lui abbia pagato o non abbia pagato, abbia dato parcelle al cognato non consegnate, eccetera, eccetera. Fatto sta che a livello mentale e a livello fisico è un disastro totale. Vedremo poi quando tornerà a Napoli. Mi auguro che ci siano aggiornamenti, almeno a quanto si dice, tornerà a Napoli e si rifaranno gli esami per vedere per filo e per segno dove è il problema, qual è l'infortunio e quanto resta fuori. Al momento salta Verona, ma ulteriori informazioni arriveranno. Passiamo alle cose belle del Napoli perché l'intervista che ha fatto ieri, che è stata pubblicata dal Napoli sul canale YouTube per quanto riguarda Nathan, è stupenda perché io l'unico, diciamo, l'unica preoccupazione, che però il termine preoccupazione è anche troppo grande, diciamo, l'unico pallino che avevo nella mente era comunque il fatto Nathan, calciatore giovane, altro campionato, completamente portato in un'altra realtà. Nostalgia di casa, sappiamo comunque che qualche brasiliano anche in passato ha avuto quella saudaci, come la chiamano loro, la nostalgia credo che si traduca.
E invece non è il caso del nostro baluardo difensivo, un ragazzone altissimo, imponente, e secondo me il Napoli ha fatto l'ennesimo acquisto top, pagato pochissimo per il valore del calciatore. Andiamo a leggere cosa ha detto Nathan. Giocare a Napoli è un sogno, sembra Rio de Janeiro. Mi ispiro a Thiago Silva, che emozione la Champions League. Nathan dice: Ho cominciato a giocare a calcio quando ero molto piccolo, mio padre mi ha incoraggiato fin da bambino, il calcio è la mia vita. I miei genitori hanno sempre sostenuto e adesso sono in Brasile, ma a dicembre verranno qui a trascorrere un mese con me. La mia famiglia è il sostegno principale. Ero in ritiro con la squadra quando mi chiama il procuratore e mi dice: Nathan, abbiamo firmato col Napoli. Vicenda che può essere anche vista con le differenze che ci possano essere tra qualche calciatore che si monta un po' troppo la testa in Italia, dove vuol dire la sua, bisogna avere il sì del calciatore. Lì hanno avuto i sì dei procuratori, si va in campo. Nathan, abbiamo firmato col Napoli, dobbiamo partire. Ecco la differenza di gestione. Non potevo crederci, dice Nathan. Il Napoli è un grande club europeo e sto realizzando un sogno. Sono in una grande squadra che vuole vincere trofei e darò il massimo per ricambiare il sostegno dei tifosi. Il mio idolo è stato sempre mio padre, mi ispiro a Thiago Silva, a cui sono molto affezionato perché è una grande persona e un grande calciatore. Sono un calciatore con tanta grinta, velocità, buone coperture e tecnica. Non prendiamo questa affermazione come un voler fare lo sborone, perché chi vede le partite e chi ne capisce un tantino di calcio l'ha già visto il calciatore che può promettere bene, quindi dobbiamo solo lasciarlo lavorare e non alla prima cazzata che farà, perché arrivano per tutti. Le giornate no, lisci al limite, per una tua defiance prendiamo un gol, non stiamo lì a punzecchiarlo perché ha bisogno comunque di tempo. La Champions League non saprei spiegarla, dice Nathan. Giocarla è una sensazione bellissima, visto che l'ho disputata solo nei videogame. Napoli sembra Rio de Janeiro. Mi piace Napoli perché somiglia molto a Rio, il caldo, il mare, le persone felici. Arriverà l'inverno, però, caro Nathan, nell'inverno non è lo stesso. Quindi preparati comunque ad un inverno un po' più freddo, diciamo, a livello ambientale, ma la gente resterà e sarà comunque sempre calda, come lo è stata anche in estate, come l'hai vista tu. Il mio artista preferito è Zeca Pagodinho, la mia canzone preferita è Modo de Ser, eccetera, eccetera. Il napoletano lo conosco poco, imparerò prima l'italiano e mi dedicherò poi al napoletano. L'intervista che rilascia Nathan fa trapelare l'aspetto umile del calciatore, che è importantissimo per fare carriera nel giusto modo, restare umili, senza montarsi la testa. Arrivi in una grandissima società, è stato il tuo sogno, hai voglia di farti vedere, e questo è un punto in più per Nathan e anche per il Napoli, perché io lo dico sempre, quando fai un acquisto, se il calciatore in questione sposa al 100% la causa Napoli, renderà al 100% anche in campo. L'abbiamo visto con lo stesso Raspadori, impiegato pochissimo l'anno scorso, e ogni pallone che toccava la buttava dentro. Lo stesso Simeone che ha risolto partite che sarebbero rimaste o impiantate sul pareggio o al limite le avresti perse. Perché? Perché quando li ha acquistati non ci hanno pensato due volte. Esitazioni zero. È arrivato il Napoli, c'è l'offerta del Napoli, perfetto. Dove firmiamo? Firma sul contratto e vieni a Napoli. È un fattore fondamentale, volere la piazza e dare tutto per la maglia alla fine che ti ha contattato. Quindi grandissima intervista che a me è piaciuta e non poco. Poi vi invito, ovviamente io non la posso mettere perché mi chiudono il video e non me lo fanno girare più. È sul canale del Napoli l'intervista integrale di Nathan, e potete anche guardarlo mentre parla, avendo poi le stesse sensazioni che vi ho descritto io, perché mi ha rilasciato veramente energia positiva l'intervista di Nathan. Speriamo che sia l'ennesimo punto di partenza per incanalare la stagione nella giusta maniera. Vedremo poi come andranno le vicissitudini societarie e personaggi che sono sulla graticola come Garcia, lo stesso Michele, a quanto abbiamo visto.
tutti sotto esame. Ho fatto il video ieri, speriamo di dimenticare quanto prima questo periodo e a suon di risultati scacciar via tutta la negatività che ci ha accompagnato finora e mi auguro che ci lasci stare da ora in avanti, approfittando di questa pausa delle nazionali ovviamente, sperando che anche i calciatori, perché anche i calciatori devono fare il proprio dovere, ovviamente evitando nei limiti del possibile tutte le mandate a quel paese, sia un compagno sia l'allenatore, cosa che non va fatta, ed è per questo che ci vorrebbe un direttore generale che, come Politano, esce e alza la mano per mandare a quel paese il mister. Hai ragione, va benissimo che hai ragione, ma in quel momento non va fatto. Arriva il direttore generale, ti prende per un orecchio, ti porta dove ti deve portare e ti fa capire che il succo al limite è giusto, ma è sbagliato farlo con gesti e per lo più in pubblico. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.